Amici, come sapete, la mia passione per la fotografia è nata completamente in digitale. Io sono un ragazzo del 2004 e mi sono approcciato alla fotografia tramite il mio iPod, poi tramite macchine fotografiche sempre rigorosamente digitali. Non ho mai scattato a pellicola, ma da un po' di tempo volevo fare questa esperienza per ampliare la mia visione sulla fotografia, per fare un ritorno alle origini della fotografia, e in collaborazione con i ragazzi di studio di P66 questo è stato possibile. Quindi oggi vi racconto com'è andata, perché uno che si approccia all'analogico per la prima volta fa sempre ridere. Era da un po' che avevo l'idea di fare questa esperienza analogica, però tra gli impegni, tra gli esami, tra i video, alla fine non sono mai riuscito a ritagliarmi il tempo necessario anche solo per programmare una cosa del genere. Poi mi hanno scritto, coincidenza, che io stavo stagnando questa cosa qua e l'avevo rimandata più o meno a fine luglio, così che ci avessi la fine degli esami, fossi un pochino più libero. Coincidenza, mi contattano i ragazzi di studio di P66, che loro creano pellicole e le sviluppano. Più tardi parliamo nello specifico delle pellicole che ho utilizzato, e mi hanno scritto e mi fanno: vabbè, facciamo questa cosa, noi ti mandiamo le pellicole, tu le provi, se sei interessato. Io sono stato super gasato, perché ho detto: questa cosa qua è una coincidenza stale, divina, perché mi porta, cioè, no? Io la stavo pensando e loro sono venuti da me, è stata una coincidenza incredibile. Quindi tramite l'università mi sono procurato una macchinetta fotografica analogica, una Nikon FM2 con un 35 mm f2.8 full manual, tutto bello Quindi com'è andata questa esperienza? Beh, parto dal dirvi che l'esposimetro della camera non funzionava, e questo, diciamo che è stato subito un problema, però per fortuna sono andato a occhio e 4 cose sulla fotografia in manuale le so. Tra l'altro ci ho fatto anche 2 video qua, quindi nelle schede ve li lascio. 4 cose sulla fotografia in manuale le so, quindi non ho avuto problemi, le fotografie sono venute bene. L'esperienza è stata lenta, più riflessiva, più tranquilla, un modo di fare fotografia completamente diverso dal digitale, anche se io non sono uno di quei fotografi che scatta a raffica quando fa street o scatta a raffica in generale, perché non la amo come proprio approccio alla fotografia, di mettersi lì e fare tutto, non la trovo incredibile come cosa, però comunque è stato una cosa interessante, ecco. Il telemetro pensavo che fosse peggio, la messa a fuoco manuale, io sono abituato a mettere a fuoco in manuale sulla mia camera, sulle mie lenti in digitali, e mi sono abituato quindi abbastanza velocemente anche in fase di messa a fuoco sull'analogico. Alcune ovviamente le ho perse, perché su 60 scatti che ho fatto non è che potevo beccarli tutti a fuoco perfettamente. Un paio li ho persi, anche perché i soggetti si muovevano così, però insomma diciamo che sono nel complesso contento, ecco. Poi vabbè, ho sbagliato a riavvolgere un paio di volte il rullino e ho rovinato un po' delle fotografie che si sono bruciate dopo, perché ho aperto lo sportello. Però a parte questo tutto bene. Parlando nello specifico delle pellicole che ho utilizzato, me ne hanno inviate 2. Una in bianco e nero, basica, ben contrastata, abbastanza nitida, potete vedere le fotografie qua in sovrimpressioni, da 30 pose, con una resistenza ISO a 200. In un pomeriggio tra le vie di Bolzano me la sono mangiata, e veramente piacevole, risultati buoni, mi sono abbastanza anche divertito. Era solo tutto in un pomeriggio, perché sono arrivato un pochino tardi con i tempi, e in un pomeriggio ho anche dovuto mangiarmela, quindi le fotografie non sono niente di che, però a me non importava portare a casa il super mega incredibile scatto della vita, ma mi importava capire un pochino il processo. L'altra invece pellicola che mi hanno inviato è il vero e proprio cavallo di battaglia del loro studio, la sviluppano loro, la creano loro. È una pellicola di derivazione cinema, che quindi non si può sviluppare con il processo classico di C41, ma ha bisogno di un processo di sviluppo particolare, ECN2. Qual è la figata di questa cosa qua, che mi ha fatto sentire un po' più a casa rispetto al bianco e nero? La cosa bella di questa pellicola è che tu puoi variare l'ISO durante i tuoi scatti da 200 a 800, il che la rende perfetta sia per le pose diurne che per le pose notturne. Con questa caratteristica dominante a colori freddi mi sono veramente divertito, mi sono piaciute le fotografie finali, e mi è piaciuto il fatto di
poter compensare con gli ISO, alzando gli ISO, abbassando gli ISO, con i tempi, è una cosa che rende la fotografia analogica molto più malleabile e rende la pellicola più adattabile alle situazioni, perché obiettivamente se tu prendi una pellicola a resistenza ISO 250, dopo la notte non puoi utilizzarla, cioè per utilizzarla devi andare a utilizzare o un cavalletto o comunque per avere dei tempi lunghi e non avere la fotografia mossa, che ok bello, ma se io scatto in analogico perché sono in giro, sono in vacanza, ho la mia macchinetta, faccio le mie fotografie, non è che devo girare con un cavalletto, cioè quindi bello, ok, prendo una Kodak con resistenza 200 ISO, però che palle stare lì a fare 200 ISO, oppure ancora peggio ne prendo due, una ISO 1000, una ISO 200 durante il giorno, poi cosa faccio? La cambio, cioè basta dirvi che io, cavolo, per cambiare due pellicole sono riuscito a sminchiare le fotografie perché sono un handicappato, ho sbagliato ad aprire lo sportello. Quindi questa cosa qua non mi fa fare una bella figura, però ragazzi, stavo arrotolando il coso, ho detto fammi vedere se ho finito e spoiler, non avevo finito di arrotolarlo tutto e basta. Quindi questa è stata la mia esperienza. Sempre parlando delle pellicole, io a livello tecnico non posso darvi un grandissimo punto di vista perché non ho mai scattato in analogico, non posso darvi una panoramica incredibile. L'unica cosa che posso dirvi è che io nel giro di 4 giorni da quando ho mandato le pellicole e le ho spedite di venerdì pomeriggio con poste italiane, quindi venerdì pomeriggio sono partite lunedì, io mercoledì avevo le fotografie in mano per mail scansionate e sono stati super puntuali e non l'hanno fatto perché ero io, perché mi sono accertato di questa cosa qua e loro sempre in 2-4 giorni lavorativi vi sviluppano le pellicole e vi mandano i risultati. Allora, da persona esterna al mondo analogico, amici, non posso darvi un parere tecnico su queste pellicole con cui ho scattato. L'unica cosa che posso dirvi è che pensavo che costasse di più. Ogni pellicola costa 12 euro di tutte quelle che trovate sul loro sito e lo sviluppo di fatto è economico perché, come vi ho detto prima, i tempi sono molto veloci, sono molto brevi e costa 9,50 euro lo sviluppo ECN 1, che è quello utilizzato per la loro pellicola particolare di derivazione cinema. Lo sviluppo del bianco e nero costa 8,50, mentre invece costa 7 euro lo sviluppo di qualsiasi rullino che voi gli mandate come Kodak o altre cose, e sono prezzi competitivi, sono prezzi validi per un servizio che di fatto in 4 giorni da quando avete finito il rullino, quindi non è una cosa, cioè non è un'utopia, non è una cosa che ci vogliono 3 settimane, tu devi aspettare, quindi secondo me ne vale il prezzo. E ovviamente se siete degli appassionati di analogico dovete passare da loro perché è un'esperienza diversa. Provate, fate, spendete cosa, 20 euro, fate questa esperienza e poi magari decidete che la loro pellicola più bella di tutte e fate un abbonamento al loro store. Oltre che al loro servizio, una cosa che vi posso dire è: uscendo dai classici Kodak che trovate più o meno sulla stessa fascia di prezzo, trovo più originale spendere dei soldi e realizzare delle fotografie con un rullino come il loro, perché di fatto vi dà dei colori diversi, delle dominanti diverse, che però vi rendono le fotografie un pochino più originali, perché è bello questo Kodak, però dopo un po' le fotografie fatte con il Kodak sono un po' tutte uguali, riprendono tutte sto stesso i colori, le stesse cose, mentre invece magari questo con lo stesso prezzo e un ottimo servizio di sviluppo vi dà la possibilità di avere dei colori diversi, uno stile diverso e di distaccarvi un pochino da quello che si vede nel mondo analogico oggi, che bello sì, ma sono un pochino tutti uguali. Quindi amici, potete direttamente dal loro sito, che vi lascio qua sotto in descrizione, acquistare, vedere i prezzi, prenotare delle scansioni che poi voi mandate il vostro rullino e loro ve lo scansionano, ve lo mandano per email, quindi questa cosa qua è fantastica, io ve lo consiglio, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Spero di avervi intrattenuti un pochino con questa mia esperienza che poteva andare meglio, poteva anche andare peggio perché potevo bruciare benissimo tutte le fotografie. Farò ancora un'esperienza analogica, questo non so dirvelo, devo dire che è andata bene, poteva andare peggio, poteva andare meglio. Diciamo che le fotografie non sono dei capolavori, ma non sono nemmeno delle fotografie che fanno vomitare, quindi io sono anche contento solo per questo. Seguitemi su Instagram @GiorgioDanna per vedere se farò altre fotografie in analogico. Devo dirvi che questa esperienza mi ha fatto capire che è importantissimo per me fare le mie fotografie e anche editare le mie fotografie, perché è importante, a me piace e credo che sia essenziale come cosa.
Quindi ragazzi, spero di avervi intrattenuto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti, iscrivetevi, lasciate un like e un commento rispetto a quello che pensate di questa mia esperienza. Ciao!